Buongiorno a tutti e benvenuti al Craba Pelada Kitchen Show e via discorrendo. Il quesito è il medesimo, who's the man in the kitchen? La risposta non l'avremo neanche questa volta. Se in preda ai fumi dell'alcol io vi dicessi Sicilia e food, voi cosa mi direste? Se andiamo un po' nello specifico, entriamo nel periodo estivo, e allora c'è un qualcosa che salta fuori un po' solo in questo periodo. E sto parlando della cipollona di Giarratana. Ed eccola qua. È una cipolla gigantesca, solitamente nella provincia di Ragusa. E arrivano come curiosità anche a 3 kg di peso. È una cipolla solitamente piuttosto dolce e si presta bene ad alcune tipologie di piatti. Ho pensato di fare la cipolla di Giarratana ripiena con delle verdure e all'interno del formaggio io metterei un caciocavallo che si presta bene a questo. La vado poi ad adagiare su una fonduta fatta con un formaggio un po' particolare di alta montagna che a me piace tanto, che è il Castelmagno, di cui io però non posso mangiarlo perché sennò picco glicemico. Elemento principe la cipolla di Giarratana, poi utilizzo del pane bianco, abbiamo sale, pepe, latte fresco di montagna, questo arriva dalla Valtellina per la fonduta, una zucchina che andremo a ridurre in piccoli dadini, la melanzana che fa la stessa fine, qui utilizzo un pomodoro della costiera amalfitana di Amalfi, basilico fresco dell'ortobalcone, Castelmagno DOP per la nostra fonduta, caciocavallo della Sila, il nostro uovo per l'impasto, olio extravergine di oliva e del prezzemolo. Andiamo a vedere come muoverci in cucina per realizzare il piatto. Primo passaggio, andiamo a tirare via tutta la buccia della cipolla e la apriamo in due, esattamente a metà. E la vado a svuotare completamente. Una volta che abbiamo recuperato e svuotato le due parti della cipolla, andiamo a tagliuzzare e a sminuzzare tutta la cipollina in modo da fare un trito perfetto. Tritate in maniera molto fine le cipolle, andiamo a ridurre pezzettini melanzana e zucchina. Io per questi elementi vado a tirare via sempre una parte della buccia. Procediamo alla stessa maniera con la zucchina, via l'eccedenza. Può sembrare noioso questa operazione, però in realtà a chi piace cucinare, insomma, è il momento in cui il cuoco pensa senza sapere cosa sta facendo. Per questo che li vedete sempre con i cerotti sulle mani. E procediamo anche col pomodoro, questo qui ce ne servirà una metà. Vado a ridurre a dadini anche il caciocavallo. Mi raccomando, il caciocavallo della Sila è un po' salato, non troppo, ma lo è, quindi non aggiungete troppo sale in giro, tenetevi. Io faccio sempre un'operazione, vado ad aggiungere un po' di olio e di sale in ogni vaschettina, così non dobbiamo poi metterne troppo quando andiamo poi a soffriggerlo dentro le padelle. Gli elementi li abbiamo tutti, abbiamo approfittato anche per tagliare via il Castelmagno. Abbiamo tutti gli ingredienti pronti e adesso andiamo a utilizzarli. Allora, padella sul fuoco ben calda, fuoco acceso. Quando è in temperatura aggiungiamo il nostro olio e gli andiamo ad aggiungere la nostra cipolla che deve imbiondire e non bruciare. Andiamo ad aggiungere le nostre spezie, in questo caso gli aggiungo un filo di sale che aiuta a far
fuoriuscire l'acqua di vegetazione in eccesso. Mentre la cipolla rosola a fuoco dolce, noi in un contenitore a parte andiamo a mettere i 3 elementi che ci interessano, ossia il caciocavallo, io qua ce lo metto quasi tutto, poi vediamo, il pangrattato, quello che abbiamo tostato prima, questo io invece lo metto tutto, e l'uovo. Lo mescoliamo e poi con tutti gli altri elementi che saranno andati in padella facciamo un unico pappone da mettere dentro i nostri contenitori di cipolla. Nel frattempo che faccio tutte queste operazioni ho acceso il forno, 160 gradi, va in temperatura, poi andrà la cipolla per una ventina di minuti. Iniziamo ad aggiungergli anche la nostra melanzana. E via così, dopo pochi minuti tra una verdura e l'altra, le mettiamo tutte e chiudiamo il conto con questa dadolada di verdure. Siamo giunti finalmente al nostro pomodoro di Amalfi che ci andrà a legare un po' tutti i sapori. Ci vorranno in totale una decina di minuti, trasferiamo il composto con una ciotola in modo da lasciarlo raffreddare un po'. E lì a freddo gli aggiungiamo il nostro basilico e un po' di prezzemolo tritato. Nel primo, dove abbiamo messo il pangrattato e il caciocavallo, ci andiamo ad aggiungere il nostro ovetto, ci spezzettiamo il nostro basilico a mano. Spezzettare a mano le foglioline del basilico per me ha una marcia in più rispetto che tagliuzzarle o tritarle. Vado ad aggiungere a mano qualche fogliolina di prezzemolo, poi andiamo ad aggiungere il pepe. Siamo arrivati al momento di riempire questo cipollotto. Allora, prima di andare in forno noi glielo andiamo a riempire tutto, quindi li facciamo un po' di strati, li ho tenuti distinti appositamente perché ovviamente non so quanto riuscirò del ripieno a utilizzare. Spero il più possibile. Carta da forno sotto. Nel dubbio io procedo per strati. Mi aiuto con il nostro coperchio al quale ho lasciato un foro e da qua io gli vado ad aggiungere un po' di elementi all'interno e mi faccio largo con la scamorza e con tutto il resto. In ultima istanza andiamo a mettergli sopra un po' di olio sulla parte esterna della cipolla. Adesso se ne va via per 20 minuti a 160 gradi. Nel frattempo noi non stiamo con le mani in mano e andiamo a fare la nostra fonduta di Castelmagno. Allora, cosa occorre? Ci occorreranno mezzo litro di latte, 50 grammi di burro, sempre della Valtellina, abbiamo circa 300-350 grammi di Castelmagno, il tuorlo di un uovo, 35 grammi di farina 00. Prima cosa da fare è tenere un pentolino sul fuoco e scaldarlo. Quando è bello caldo gli andiamo a mettere il burro dentro, lontano dalla fiamma. Vi faccio vedere. Abbiamo la padella calda, lontano dal fuoco, gli aggiungiamo il burro. Il burro, come vedete, si sta sciogliendo. Ora, burro completamente sciolto, aggiungiamo la farina e giriamo il tutto. In questo caso su 50 grammi di burro vado ad aggiungergli 35 grammi di farina. Abbiamo creato il nostro roux e come vedete senza grumi, senza niente. Ci andiamo ad aggiungere il nostro mezzo litro di latte di alta montagna, giriamo bene e dopodiché lo portiamo sulla fiamma. Vado a salare leggermente il latte. Ok, il latte è in ebollizione, iniziamo ad aggiungergli i pezzi di formaggio dolcemente e lasciamo sciogliere. Mamma che profumo! Viva il Castelmagno!
e nessun profumo di montagna, che è una cosa... Siamo usciti dal fuoco, il formaggio è praticamente tutto fuso e lontano dalla fiamma gli andiamo ad aggiungere il nostro tuorlo d'uovo. E queste qua sono cose che non andrebbero mai fatte, eh. Cioè il Ministero della Salute lo dice, ragazzi, queste cose qui no. Capitolo primo, poi vedete voi. Qui abbiamo violato tutti, altro che mascherina sì, mascherina no. Queste fe. Qui è inutile che continuiamo a fare jogging, prendere l'orologio, il fit coso, il fit che l'altro. C'è poco da fare. Neanche se riusciamo a doppiare Capo Horner, sì, va via tutto quello che mangiamo oggi. Sì, ma non a Capo Horner in vela, a nuoto. Vado a riprendere dal forno la mia cipolla ripiena, ma prima prepariamo la base del piatto. E voilà. Recupero la nostra cipolla. Sembra un maxi hamburger. E per ultimo una piccola colata di fonduta. Questo è il nostro risultato. Abbiamo il nostro cipollone ripieno, tutto pieno di fonduta sopra e sotto. Qui non ci resta che andare a fare la prova del taglio. La cipolla è ben cotta, è diventato un tutt'uno. Ne prendo un piccolo pezzo. Straordinaria. Vado a recuperare un pezzo con ripieno, con un po' di fonduta. Straordinaria, un sapore straordinario. Buonissima, buonissima. Non vi dico che è una cosa da salutisti, questo devo dire che qui è un tutt'uno tra formaggi, tra caciocavallo, castelmagno, con latte, tutto insieme. Zucchine che vengono fuori all'improvviso, melanzane che si improvvisano delle zucchine, il pomodoro Amalfi, qui Amalfi le è andato tutto, il pangrattato, l'uovo e quanti uovi dentro, uovo 1, uovo 2, tutto insieme. Insomma, viene fuori un piatto che è un antipasto, ma dalla portata secondo me è tranquillamente anche un secondo piatto. O comunque anche un piatto unico, se poi ce ne volete andare a leggere. Io vi invito a replicarlo, vi lascio tutto nei commenti finali, ricette, cose varie, ingredienti, vi metto tutto alla fine. Vi do un gran saluto e ciao a tutti, alla prossima. Ciao belle gioie.